Buonasera amici di MRTV e benvenuti a questa nuova puntata del Cittadino Sovrano e ovviamente salutiamo come sempre Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. Marco, allora, argomento di stasera è il silenzio assordante e quindi quale miglior esperienza oppure comprensione se non quella di esperire, appunto. Quindi rimaniamo in silenzio per tutta la puntata. Esatto, chiudiamo i microfoni in silenzio, che l'ora è tarda, ci indormentiamo tutti quanti. No, non è per No, addormentarsi, ma è per fermi fare tutti. l'esperienza del silenzio. Ok. Eh, Sì, facciamo il gioco del silenzio, il rievochiamo gioco un del vecchio silenzio. gioco. Sì. Che comunque era un gioco che in realtà noi pensavamo fosse un po' una cavolata, una punizione, insomma, quando eravamo bambini, ma in realtà aveva anche uno scopo molto intelligente e scopriamo, insomma, questa sera il, il perché. Comunque, insomma, negli ambienti iniziatici si dice appunto che la miglior comunicazione, la miglior trasmissione del messaggio avviene proprio durante il silenzio. E quindi, insomma, stasera potremo stare in silenzio tutta la serata con i nostri amici collegati e sicuramente riusciremo a scambiarci dei messaggi, magari non sappiamo a livello conscio quali, ma in realtà magari riusciremo anche a farlo. Ma insomma, diciamo che non faremo la puntata così, insomma, chiacchiereremo come il solito e quindi porteremo rumore, come si suol dire, per la nostra mente. Speriamo possa essere musica, dai. Certo. Sì, ma in effetti diciamo che l'integrità è silenzio, suono e rumore. Insomma, sono tutte e tre queste declinazioni ovviamente di ciò che siamo noi. E voglio partire quindi Marco, con una frase di Ernest, Ferstl, chiedo scusa perché non riesco neanche a dire il nome da quanto è complicato. Comunque, nome a parte, lui disse una frase bellissima che è: il silenzio non fa domande, ma può darci una risposta a tutto. E quindi io, insomma, condivido alla grande questa sua frase. Infatti dicevamo poco fa che il miglior apprendimento avviene in realtà nel silenzio, perché ogni parola che noi pensiamo o che scriviamo o che esprimiamo a voce, come stiamo facendo appunto in questo momento, va a definire dei concetti, degli oggetti, dei soggetti e quindi ovviamente descrivendo come appunto dei soggetti, come dicevo appunto adesso, diviene espressione del soggettivo e quindi diviene parzialità. Ecco perché invece nel silenzio noi abbiamo il miglior apprendimento, perché in realtà nel silenzio noi apprendiamo il tutto. E noi esseri umani in realtà siamo programmati per l'utilizzo della parola, per l'utilizzo dei suoni e in effetti, insomma, anche se noi andiamo a approfondire le teorie delle razze radici, ne parla la teosofia e ne parla anche l'antroposofia, ovviamente, noi scopriamo che in realtà nelle prime razze radici non esisteva la parola. La parola si genera tra la terza e la quarta razza radice. Perché? Perché una volta non c'era necessità di
comunicare, ma neanche di crear la realtà a nostra immagine e somiglianza, perché una volta invece la realtà era creata a immagine e somiglianza della natura. E quindi è molto affascinante anche questa parte della parola. Quindi noi scopriamo che il suono è ciò che genera il tutto, ciò che crea il tutto in realtà, ma questo ce lo dicono anche i testi, tutti i testi antichi che parlano di una qualsiasi genesi del mondo e dell'essere umano. E proprio perché noi generiamo, creiamo attraverso il suono e la parola, è molto importante riuscire a scoprire perché avviene tutto questo. E noi andiamo a creare in base a come ci esprimiamo, cioè creiamo la nostra realtà. Poi qua insomma magari l'aspetto lo andremo ad approfondire molto di più quando andremo a fare la seconda parte della legge di attrazione, che insomma non è argomento però di questa sera. E quindi cosa accade? Che per essere in realtà noi stessi, per generare esattamente chi noi siamo, in realtà dovremmo stare in silenzio, perché come dicevo poco fa, ogni volta che io esprimo qualcosa con la parola, in realtà escludo qualcos'altro. Quindi, perché la parola mi dà qualcosa di ben definito, quel suono mi dà qualcosa di ben definito. Un aspetto importante è che infatti i saggi, per esempio, vivono il silenzio come un'esperienza subliminale, che è l'eliminazione della confusione dei rumori artificiali, e quindi diviene una totale connessione con la natura e con la propria natura, e che sono semplicemente un'unica energia. Infatti un detto dice proprio che i saggi parlano solo se interpellati, altrimenti vivono ovviamente la loro esperienza del silenzio. Marco, Mi interpelli quindi. ti Posso interpello, tocca a te. Ma sì, ormai da sempre più tempo, cioè, almeno per quello che vedo io, cioè è una cosa sempre più crescente, sta diventando quasi, un gesto rivoluzionario riuscire ad ascoltare un'altra persona, riuscire ad aspettare che la persona che sta parlando termini il proprio discorso per poi intervenire e dire la propria opinione, che sono teoricamente concetti molto basilari, cioè, fin dall'asilo, dalle scuole elementari, non è un caso, diciamo, che le maestre consiglino di ascoltare in silenzio la lezione, perché tendenzialmente se, la si ascolta parlottando, giocando con l'amichetto, diciamo che spesso, si tende a perdersi qualche pezzo, diciamo, o a capirla meno, mettiamola così. E in realtà poi, improvvisamente finite le scuole elementari sembra che ci si dimentichi di questa lezione, che però è basilare, cioè un qualcosa di applicabile perfino appunto dai bimbi. Quindi non si riesce bene a capire come poi vada smarrendosi strada facendo, però lo vediamo in ogni contesto, cioè lo riusciamo a vedere nella televisione, lo riusciamo a vedere nelle radio, lo riusciamo a vedere praticamente ovunque. Questa continua rincorsa e questa smania quasi al voler a tutti i costi far sentire la propria voce, ancor prima di aver ascoltato veramente cosa dice il nostro interlocutore. A me capita per esempio sempre più spesso che, di rendermi conto, cioè di assistere a una discussione magari fra 2 persone e vedere, capire, rendermi conto che quelle persone rispondendosi l'un l'altra hanno,
omesso di ascoltare quello che aveva detto la persona, perché dalle risposte tendenzialmente si capisce se una persona ha ascoltato quello che ha espresso l'altra persona e se l'ha capito, oppure se l'ha frainteso. E sempre più spesso dalle risposte sembra molto evidente che ci sia proprio una mancanza totale di ascolto, tale per cui le 2 persone non si trovano più a dialogare fra di loro, ma si trovano a dire ciò che pensano di dover dire. Ma a quel punto stanno parlando praticamente davanti a uno specchio, cioè non stanno più parlando fra di loro, non stanno più interagendo. E quindi, si crea questo ossimoro poi del titolo della puntata, perché si crea una sorta di silenzio assordante, perché tutto ciò che si crea sostanzialmente diventa assolutamente cacofonico, assolutamente assordante. Cioè sentire 2 persone che parlano fra di loro, ma che palesemente non stanno interagendo fra di loro, è assolutamente assordante, cacofonico, e allo stesso tempo è assolutamente pari al silenzio assoluto, perché è venuta meno la base principe, che è proprio quella della comunicazione, dell'interazione fra le 2 persone. Serena, dove sei andata in questo periodo? Ti sei ho visto che C'è la connessione un po', c'è la connessione un po' ballerina. così stasera. Sì, l'ho cambiata, ma lo stesso è un po' così. Vabbè, insomma, speriamo che nel Infatti io frattempo all'inizio, quando ho regga. iniziato a parlare, dicevo: "Mamma mia, che cose interessanti che sto dicendo", e lì ferma come una statua, va come mi sta ascoltando proprio, non batte neanche le ciglia, è proprio una roba. Appunto, perché tu hai parlato di ascoltarsi e quindi ovviamente hai parlato di questa parte dell'ascolto che, se ti ricordi Marco, l'avevamo anche già, adesso non so se magari l'hai accennato perché mi son persa ovviamente qualche minuto. L'avevamo già accennato in un'altra anche puntata del fatto appunto che noi tendiamo a voler sempre dire la nostra senza ascoltare gli altri, quando in realtà è proprio nel nostro silenzio e quindi nell'ascolto verso l'altro che noi impariamo tantissimo. Quindi c'era anche quella famosa frase del Dalai Lama che diceva: quando parli stai solo ripetendo ciò che sai, ma se ascolti puoi imparare qualcosa di nuovo. Ecco, quindi Ed era già generoso, l'ascolto come scusa? ed era già generoso perché dava per inteso che uno sapesse, non pensasse di sapere, quindi era già molto generoso il Dalai Lama. Insomma, diciamo che parla anche a persone che insomma hanno una certa caratura, diciamo, chiamiamola spirituale per capirci, ma insomma non è detto che sia per forza, comunque spirituale, che non significa di tipo religioso, ecco, questo sicuro. Marco, io ti vedo bloccato, quindi io spero che invece, ecco, adesso ti vedo ancora, quindi spero insomma che voi mi vediate e mi sentiate. C'è un po' di E, linea ballerina, ma ti sentiamo Serena, ti sentiamo e ti vediamo. ok, ok, perfetto. E quello che volevo appunto andare ad implementare rispetto a quello che dicevi anche tu è il fatto che nel silenzio e quindi nell'ascoltare gli altri, ma nell'ascoltarsi in realtà noi ci connettiamo con quella che è la nostra coscienza. E, è vero che l'evoluzione umana avviene con un aumento vibrazionale e quindi con una comprensione di essere tutto questo, e quindi con la comprensione che rumore e parole inutili, ovviamente stiamo parlando di quelli inutili, allontanano e creano una difficoltà e un rallentamento nell'evoluzione. Infatti rumori, suoni e parole, diciamo che
inutili, come dicevo prima, poco funzionali a quello che serve a noi, in realtà cosa fanno? Fanno altro che alimentare il caos. E il caos è involuzione, perché altro non è che l'espressione di quella legge dell'universo che è l'entropia, perché noi sappiamo che l'universo tende all'entropia. E mentre il silenzio in realtà è l'esatto opposto, è una coerenza di noi stessi, un altro aspetto è che il silenzio ci dà quella sensazione di vuoto, ed è per quello che noi cerchiamo sempre di andare a riempire questo vuoto con parole, con suoni, con musica, con rumori stessi. E infatti noi vediamo che tante persone che non sono in grado di godersi il proprio silenzio, cosa fanno? Hanno sempre la TV di sottofondo o hanno un video, magari anche dei social, la musica, devono assolutamente avere la musica, oppure oppure la radio, appunto, insomma, di sottofondo. Se tutto questo non riescono ad averla, cosa fanno? Prendono lo smartphone e iniziano a chiamare qualcuno, oppure se non possono chiamare iniziano a messaggiare, iniziano a scrivere sui social, iniziano a ricercare un modo per creare comunque caos, per creare comunque questo rumore, perché il rumore non è solo diciamo ciò che noi riusciamo ad udire con l'orecchio, in realtà il rumore è tutto ciò che crea anche il nostro dialogo interiore. Il dialogo interiore è comunque senza audio, diciamo così, non posso chiamarlo silenzio perché il silenzio vorrebbe dire che questo dialogo non c'è, ma diciamo che ha il volume basso, però esiste. Quindi ecco, il silenzio significa proprio andare verso l'evoluzione. Poco fa ho parlato anche del discorso del vuoto. Infatti noi non riusciamo a accettare questo vuoto, e il vuoto dà spesso e volentieri un senso di angoscia, di ansia, di mancanza, e quindi ricerchiamo comunque il rumore, il suono. Ed infatti se noi andiamo a guardare sempre quelle che sono le leggi dell'universo, nel vuoto il suono non esiste. E quindi nel vuoto c'è il vero silenzio, e che noi lo otteniamo semplicemente quando non abbiamo, oltre a tutto un discorso di rumori esterni, ma anche quando riusciamo a gestire e a fermare il nostro dialogo interiore. È facile farlo? No, però come tutte le cose, se vogliamo arrivare al silenzio interiore, dobbiamo comunque allenarci, addestrare noi stessi a tenere la mente silenziosa. Marco. Allora, intanto avevo una piccolissima comunicazione di servizio per Francesco. Non so che problema ci sia stato, però se mi segnali l'account principale proviamo a controllare. Poi una volta finita la puntata proviamo a controllare. E detto questo, bisogna vedere anche se è una forma di autodifesa quella dell'allontanamento del silenzio, perché appunto solitamente è molto più semplice pensare con il silenzio e non con molto rumore. Quindi in questo momento non è semplicissimo e forse neanche bellissimo pensare, perché se ci guardiamo un po' intorno, diciamo che tendenzialmente ci possono essere molte cose negative che fanno in modo che i pensieri non siano propriamente dei migliori.
E quindi forse è anche un po' una forma di autodifesa sostanzialmente, nel momento in cui io mi sforzo di creare un costante rumore di fondo, quale che sia, impedisco che ci sia del silenzio e riesco anche molto probabilmente, molto più facilmente a non pensare per davvero. E l'altro concetto importante è quello che dicevi del riempimento del vuoto. Diciamo che, è un concetto di per sé appunto molto nobile se lo si applica bene, perché se io vedo che ho il frigo vuoto, ma a tutti i costi, in virtù della necessità di riempimento, penso di riempirlo mettendoci dentro un triciclo o una chitarra o altre cose, tendenzialmente potrei finire col constatare che sto ancora male. Questo concetto l'abbiamo ripreso tante volte declinandolo con successo, soldi, potere e altre 1000 cose, tali per cui anche quelle persone che tendenzialmente avevano raggiunto ognuno di questi punti, poi magari arrivavano all'apice e incomprensibilmente erano più depressi di quando eran partite. E qui vale più o meno la stessa cosa e tendenzialmente il fatto di avere un pochino di silenzio e riuscire a concentrarsi bene, a capire, quale sia quel famoso vuoto da riempire, che non è per tutti uguale, e tendenzialmente potrebbe aiutare appunto a non riempire frigoriferi con tricicli o biciclette. Quindi potrebbe portare realmente, più che a un riempimento del vuoto in valore assoluto, a una soddisfazione di quelle esigenze, di quei bisogni e di quei vuoti che ognuno di noi prova. Quindi sarebbe un gran bell'esercizio quello di riuscire finalmente a riuscire ad ascoltare se stessi, prima ancora di quello sarebbe l'apoteosi, riuscire anche a sentire qualcun altro, ma almeno diciamo iniziare con il sentire davvero se stessi e di non cercare di riempire quel vuoto con quello che in teoria si pensa che sia giusto, perché la maggioranza delle persone pensa che sia giusto così. E questo è molto più pericoloso e solitamente anche molto controproducente, perché qualcuno ci sarà sicuramente che tramite le cose anche più effimere riuscirà ad ottenere finalmente quel riempimento e quella soddisfazione, ma non è detto, essendo ognuno di noi tendenzialmente abbastanza diverso l'un dall'altro, non è detto che poi questa roba funzioni per la maggior parte delle persone, anzi è quasi vero di sicuro il contrario. Aspetta perché Noi ti vediamo e ti sentiamo. ecco, ok, sì, perfetto. Scusate, ma insomma stasera la connessione va così, ma noi ce la faremo lo stesso. Noi teniamo vivo il motto di una recente intervista, sti cazzi proprio. Frega niente, cioè proprio E che li invitiamo tutti invitiamo a quanti recuperare. ad andarla a vedere se non l'avete vista, che è ovviamente la chiacchierata che abbiamo fatto con Andrea Pietrangeli qualche settimana fa. E nessuno ci potrà fermare, perché nonostante stiamo parlando di silenzio, noi stasera abbiamo voglia di parlare, quindi ovviamente faremo di tutto per riuscirci. Ecco. Marco, a me piaceva anche molto la frase, mi piace questo passato che sto utilizzando stasera. Mi piace Ti molto anche piacque, diciamo che ti piacque. ecco. Mi piace molto la frase che dicevano: il silenzio è quella bellissima esperienza che c'è tra la pronuncia di una parola e l'altra. E quindi sarebbe molto bello riuscire a concentrarsi sul silenzio tra le parole invece che sulle parole. Questo è non perché non dobbiamo ascoltare, ma perché diciamo sono due esperienze diverse.
l'ascolto ovviamente avviene sulle parole, perché l'altra persona ci sta cercando di comunicarci qualcosa. Ma se vogliamo invece riuscire a fare veramente l'esperienza del silenzio, una delle pratiche che viene consigliata in alcuni ambienti iniziatici è proprio quella di concentrarsi nel silenzio tra una parola e l'altra, che è una cosa ancora più difficile che ascoltare le parole stesse. Marco, io voglio anche riportare un attimo una frase che per me è sempre stata molto interessante e che mi ha dato tanti spunti di riflessione quando l'ho sentita la prima volta. Ed è una frase del documentario Lo sfidante di Giulio Achilli. Non so se anche i nostri amici hanno avuto modo di guardarlo, non so te Marco, insomma, se lo conosci. Sì, Secondo io me devo ringraziare la nostra amicissima Alessandra Tucci che me l'ha suggerito un mesetto fa proprio questo video, me lo sono guardato con sommo piacere. sì, un brevissimo documentario di sole 3 ore e mezza che è stato fatto da Giulio Chili ancora un bel po' di anni fa, tra l'altro, ma esiste anche, poi hanno fatto la trascrizione, esiste anche il libro, se insomma qualcuno vuole approfondire la cosa. Il documentario invece si trova libero su YouTube. Ed è stato uno dei primi documentari che io ho visto quando ero, insomma, quando mi sono approcciata un po' a queste tematiche in maniera, diciamo, seria, ecco, diciamo così. E lui parla della pratica del silenzio interiore. Per chi non lo conosce, Lo sfidante è un documentario che parla proprio di come funziona la nostra mente, la differenza tra la mente di superficie e la mente profonda, e che la nostra mente di superficie in realtà è gestita da questo caos, da questo rumore continuo nel quale siamo immersi costantemente. E lui definisce la pratica del silenzio interiore in questa maniera. Cioè, come si fa a praticare questo silenzio? Erogando la nostra totale attenzione su ciò che sta accadendo in questo momento, riorientando il più possibile ed il più lungo possibile l'attenzione che concediamo ai pensieri della mente di superficie verso le percezioni dell'istante presente raccolte dai nostri sensi. Quindi significa che il silenzio interiore si ha in quella pratica che Gurdjieff parlava come, cioè la definiva come presenza di sé. Più noi siamo presenti a noi stessi, più viviamo il momento, l'istante presente, cioè l'adesso di Eckhart Tolle o l'Hic et Nunc dei nostri antichi romani, oppure il qui e ora come lo definiscono gli orientali. E cosa significa? Quando io sono in presenza totale di me stessa, cioè in presenza o comunque erogando, come dice, la totale attenzione a ciò che sta accadendo in questo momento, io sono nel silenzio interiore e quindi la mia attenzione è completamente su di me. Io mi percepisco esattamente come sono in realtà nel tempo e nello spazio. E infatti quando noi siamo in presenza di noi stessi, in realtà abbiamo anche la percezione rallentata del tempo, anche se in realtà non è così. Ma perché avviene questo? Perché poniamo l'attenzione su chi siamo noi e quindi non abbiamo la frenesia di tutte quelle vibrazioni esteriori che hanno la meglio, diciamo, su di noi nella nostra quotidianità, facendoci perdere poi, tra l'altro, la cognizione di chi siamo noi.
noi possiamo percepire l'esatto contrario della presenza a noi stessi, per esempio, e questo sarà capitato un po' a tutti, per esempio quando siamo in macchina dobbiamo andare in un posto, ma in realtà automaticamente ci dirigiamo da un'altra parte. Ecco, questo ero sovrappensiero, esatto. Il sovrappensiero però è ciò che rappresenta lo stato comune dell'essere umano. Se non è uno stato di sovrappensiero, è uno stato ipnotico o ovviamente uno stato di distrazione. E tutto questo proprio per evitare il nostro silenzio interiore. Quando invece il silenzio interiore in realtà è la vera vita. Quando noi riconduciamo la nostra attenzione all'interno dei confini del momento presente, vuol dire che stiamo davvero vivendo. Nelle altre situazioni siamo in una fase di sopravvivenza e infatti la mente, che mente, ci riconduce costantemente alle memorie di sopravvivenza, perché comunque noi abbiamo una memoria che riguarda sia le nostre esperienze sia tutto ciò che fa parte del registro akashico. E come raggiungiamo il silenzio interiore? Beh, solamente con l'intenzione e con la grande forza di volontà di volerlo ottenere. Alcuni parlano di tecniche. In realtà la tecnica funziona solo e esclusivamente se c'è la volontà, perché se non c'è volontà la tecnica non funziona. Quindi disciplina prima di tutto e volontà di voler veramente sperimentare questo vuoto e questo silenzio. Infatti c'era un'altra frase che io ho scoperto sul web: il silenzio è la forma più alta della parola, comprenderlo è la forma più alta dell'essere umano. Marco. Hai detto niente. Tanta roba, tanta roba. E forse si ricollega proprio anche a quello che dicevamo prima, quindi ascoltare e comprendere sono due concetti molto fraintesi e molto confusi fra di loro. La maggior parte delle persone, tutti noi, confonde spessissimo quello che è un mero ascoltare dal comprendere. L'esempio più classico può essere quello di una canzone. Una canzone può essere semplicemente ascoltata, e magari me la ricanto anche centinaia di volte nella mia testa dopo che ho finito di sentirla. Continuo, anche paradossalmente, a ripeterne le parole. Questo succede per esempio anche con le preghiere che magari, in base ognuno alla sua religione, ripete da quando è bambino, salvo poi accorgersi che magari quella stessa frase, quella stessa canzone, quelle stesse parole che ha ripetuto centinaia, migliaia, decine di migliaia di volte, non si è mai fermato a comprenderle. E questo a me per esempio succede spessissimo. Canzoni anche molto vecchie, che magari chissà quante volte ho canticchiato nella mia testa sotto la doccia, e poi uno si ferma un attimo ad analizzare bene il testo e dice: "Però non mi ero mai accorto che dicesse una roba così importante, non mi ero mai accorto che magari facesse riferimento a questo concetto". Tante volte poi lì si innesca il meccanismo delle chiavi, cioè quando arrivo magari in un momento particolare ad avere una particolare chiave di lettura, o quando mi è suggerita da qualcuno, ecco che lì mi si apre un mondo, cioè inizio a vedere dei significati e dei contenuti e a comprendere veramente dopo averla sentita e per assurdo ripetuta migliaia di volte. E la stessa cosa succede per le preghiere.
Per esempio era famosissimo l'esempio del Padre Nostro, dove c'era quel famoso intermezzo del "e non ci indurre in tentazione", che poi infatti ha subito qualche qualche modifica, però quante volte l'abbiamo ripetuto senza pensarci e dire: "Ma come? Dio che ci induce in tentazione? Ma come, non era quell'altro lì? Ma come mai ci induce in tentazio cioè, cos'è successo?" Eppure io dubito che Marco, scusami, sì. ovviamente si confondeva Dio con Lucifer. Cioè c'era un grosso problema di un enorme problema di fondo lì. Perché dice: "Ma scusa, ma com'è possibile non ci indurre in tentazione?" Ma c'han sempre detto che non era quello lì che ci doveva indurre in tentazione, cioè era un altro che doveva indurci in tentazione, anzi era proprio invece, quel famoso Padre Nostro che invece avrebbe dovuto spianarci la via o comunque indicarci la strada. Però siam sempre lì. Io stesso, e sfido chiunque altro, quante migliaia o decine di migliaia di volte l'abbiam ripetuta, pur quella bellissima preghiera dal punto di vista letterario, poetico, del significato, senza minimamente pensare a una cosa banale come questa, al quale probabilmente un bambino invece penserebbe. Cioè un bambino senza troppe sovrastrutture a questa cosa ci penserebbe. Dice: "Come non mi indurre in tentazione? In che senso? Perché mi induce in te quali sono le tentazioni a quale mi induci? Perché mi induci in tentazione? Come mai? Da quando? Non me n'ero accorto." E son tante queste cose qua, ma son veramente tante. Un altro esempio, e chiudo, può essere quello che stiamo analizzando e di cui parleremo probabilmente poi anche domani, relativo ai film. Quante volte abbiamo visto un film, e magari anche più di una volta, cioè, banalmente l'abbiam visto più volte, salvo non averci mai collegato nessun tipo di significato di nessun tipo, cioè lo guardavamo perché era bello da vedere, punto, fine, come tanti altri film, e finiva lì la questione. E poi magari invece lo stesso film, o guardiamo un altro film che ci apre un particolare specchiettino interpretativo, e improvvisamente quello che era già lì da vedere anche tutte le volte precedenti, si capisce di non averlo mai visto. Era lì, si è guardato il film, lo si è ascoltato, ma non lo si era compreso. Cioè quella è la vera differenza, e non è da poco, cioè non è uno step da 0 a 1, cioè forse lo step è da 0 a 1.000.000, quindi son 2 passaggi veramente molto diversi, e soprattutto se poi ci si convince di averle comprese le cose invece che averle semplicemente solo sentite, e quello tendenzialmente può creare serissimi problemi, soprattutto se poi non lo si abbina a quel famoso silenzio di cui parlavamo prima, rischia di creare problemi veramente immensi. Mhmm, Allora Marco, io vorrei un attimo soffermarmi su alcuni commenti. Ovviamente Rosario che ci dice infatti due orecchie per ascoltare il doppio, una bocca per parlare la metà, che questo insomma è sempre valido, e quindi sì, dovremmo più che altro dovremmo ricordarcelo un po' di più. E poi ci Questa dice, citazione dal Volo del Pellicano lì di Gianfranco a me è rimasta proprio scolpita in maniera indelebile. e poi Rosario sempre ci dice: così in cielo come in terra funzioniamo, agiamo come il cosmo. Esatto, in realtà sì, cosmos lo intendiamo proprio come cosmicizzazione, perché noi siamo un po' un'anomalia dell'universo, perché come dicevo poco fa, l'universo tende all'entropia, mentre noi siamo una cosmicizzazione, quindi siamo coerenti, però sì, è un aspetto molto interessante, molto affascinante, che sarebbe bello anche poi andare ad approfondire un po' di più.
Poi sempre in riferimento alle parole, che Splash 0303 ci dice che il cammello con la cruna del lago, è stato scoperto che camel vuol dire corda in un cammello. Sì, infatti il camel è una corda grande, con cui venivano, se non sbaglio, magari correggetemi, legate le navi quando attraccavano, le barche, insomma, quando attraccavano al molo, però potrei... Vedi, eh, anche in questo caso, io non so se sia poi quello realmente il significato o meno, ma vedi, già pensando col suggerimento che ci ha dato, sicuramente avrebbe più senso far passare una corda o fare un esempio di una corda che passa invece di un cammello. Quindi tante volte non ci pensiamo a queste cose anche semplici. Esatto. Ehm, Poi voglio approfittare per salutare Maurizio, che è amico di vecchia data, e quindi grazie Maurizio per essere qua questa sera. Poi sempre Rosario, per me indurre in tentazione è la follia dionisiaca e non la razionalità apolchines. Chiedo scusa, non conosco il greco, quindi Apollinea, ok. C'era subito dopo. Ehm, ecco, quindi insomma volevo dare un po' di spazio a queste... scusa, poi c'è anche il guio, è che anche se si scopre che è una corda, tutto resta immutato. Ok. Il guaio forse. Sì, ma ovviamente lo scopro dopo che ho letto la frase. Allora, tornando al discorso del silenzio, intanto grazie a tutti quanti, ovviamente anche i messaggi che non ho ancora letto, comunque grazie a tutti quanti che state scrivendo e che partecipate come sempre attivamente alla trasmissione. Volevo fare ancora un'ultima, insomma, chiosa su quello che è il silenzio, che sono quelle che sono delle ricerche, ma anche delle sperimentazioni che sono state fatte in merito alle vibrazioni che noi emettiamo, alle frequenze del nostro cervello in fase di silenzio. Quando noi siamo un gruppo di persone e siamo in silenzio, per silenzio si intende però la mente ferma, non si intende il dialogo interiore, cioè solo abbassare il volume, ecco, giusto per intenderci. Ma quando si è nella fase del qui e ora, quindi la mente vuota e si è in gruppo, si è visto che le frequenze cerebrali delle varie persone vanno in fase, cioè sono tutte quante uguali o comunque molto molto simili. Quando invece si è in fase di dialogo o dialogo interiore, dialogo invece magari proprio esternato a parole, a voce, oppure immersi nel rumore, per quanto si tenda ehm, a voler comunicare, in realtà queste frequenze, queste emesse dai nostri cervelli, sono molto diverse. Questa conferma che la miglior comunicazione può avvenire proprio in fase di silenzio, cioè tramite il silenzio noi ci sintonizziamo sulla stessa frequenza e ci scambiamo comunque informazioni, pur non sapendo coscientemente cosa ci siamo scambiati. E quindi grazie Rosario. e, e quindi è molto interessante perché insomma anche gli stessi scienziati, insomma ricercatori, ci confermano come il silenzio in realtà sia la parte più elevata di noi stessi. Ma ripeto, appunto perché si arriva a quella fase di vuoto dove
tutto può essere poi creato. Però se noi non siamo disposti a passare dal vuoto, non possiamo creare qualcosa di nuovo. Tante volte mi dicono, vorrei creare la mia realtà diversa rispetto a quella che sto creando ora, oppure che mi si presenta ora. Come posso fare? Beh, la prima cosa da fare è accettare, uno, il caos, cioè la distruzione del vecchio; due, creare il vuoto, cioè togliere tutte quelle macerie che sono state create con la distruzione del vecchio. Solo creando il vuoto tu hai finalmente la possibilità di far entrare l'intuizione e quindi di creare qualcosa di nuovo. Mi spiego. Quando una casa è completamente piena di mobili, di scatoloni, magari che c'è confusione, cosa accade? Accade che non si ha un'idea ben precisa di come quell'ambiente potrebbe essere migliorato. Togliendo tutto abbiamo l'idea chiara di come sono fatti i muri, i pavimenti, il soffitto, dove sono le finestre, le porte, eccetera. E quindi da lì abbiamo l'idea totale di quelli che sono gli spazi che possono poi essere utilizzati. Ecco quindi che il silenzio va a rappresentare proprio questa stanza vuota. Quindi se volete creare la realtà, vostra immagine e somiglianza, dovete togliere tutte quelle tossine che il dialogo interiore continua a produrre, oppure anche tutto quel rumore esterno, perché il rumore esterno è quello che Giulio Achilli fa rappresentare dalla mente di superficie. Marco. Ah, Serena, prima hai accennato anche a un libro. Ti ricordi per caso il titolo di hai detto giustamente c'è il video su YouTube, ma poi c'è anche Sempre Lo un Sfidante. okay, sempre intitolato Lo Sì, sì. Sfidante. Okay, okay. Lo No, perché Sfidante io lo per esempio non lo trovate. conoscevo, Sì, sì. quindi me lo andrò a comprare più che volentieri. Sì, secondo me è Oh, uno c'è dei. Rosangela. Ciao Ciao Rosangela. Rosangela, benvenuta tra di noi. Sì, allora lui ha creato praticamente un bel po' di anni fa, aveva fatto questo documentario con il PDF che lui insomma dava Mh-mh. volentieri, anche gratuitamente, lo si poteva richiedere dal sito, e ovviamente poi chi voleva poteva fare una donazione, che io ho fatto molto volentieri. E poi finalmente invece hanno deciso anche di pubblicare il libro cartaceo, che si trova un po' dappertutto, quindi secondo me è uno dei più bei libri che possono essere letti, ma ripeto, insomma, poi c'è anche il discorso del documentario. L'autore è Giulio Achilli e insomma gli faccio un po' di pubblicità. Il sito è Mare Nectaris, per chi vuole magari approfondire un po' tutto il suo lavoro. Un altro bellissimo documentario che lui ha fatto è Io sono origine, e che è proprio improntato sulla legge di attrazione, quella che diciamo noi chiamiamo legge di attrazione, ma che in realtà è una legge universale ben specifica, come abbiamo già detto nella prima puntata sulla legge di attrazione che abbiamo fatto qualche mese fa, e che insomma prossimamente faremo la seconda parte. Quindi l'autore è Giulio Achilli, il titolo è Lo Sfidante, sia del documentario sia del libro. Ecco, fatto un po' di pubblicità progresso. E Non magari ce sono ne fossero di pagata. più di 'ste pubblicità. Non sono pagata per questo, però io credo sia uno dei veramente dei documenti che descrivono in maniera
molto dettagliata come funziona la nostra mente, e quindi secondo me può essere molto utile. Tra l'altro il documentario secondo me è fatto anche molto molto bene, perché ha delle pause tra un dialogo e l'altro, tra una anche magari una frase e l'altra, che non sono casuali, ma servono proprio per, come diciamo noi, metabolizzare quanto è stato detto. E quindi è veramente bello. Ecco, un'altra frase, appunto, adesso avendo nominato lo sfidante, che lui riporta è quella di John Michael Abelard, che dice: ci vorrebbero anni per convincerti a cambiare, e poi ci potrebbero volere anni per iniziare a cambiare. Spero solo ti rimanga il tempo sufficiente. Questo per dire qualcosa ovviamente in conclusione, nel senso che provate a stare in silenzio, provate a creare il vuoto e scoprirete quanto veramente tutto vi risulti più, come posso dire, più obiettivo. Scoprirete che magari certi giudizi, certe lamentele sono davvero inutili, ma rimanendo presenti, creando il vuoto della mente, scoprirete anche che i suoni poi che percepirete li sentirete diversi, i colori saranno diversi, le persone, gli oggetti scoprirete che sono veramente diversi. Scusa, un altro autore che merita è Silvano Agosti, per gli argomenti da voi trattati questa serata. Grazie intanto Rosario, perché così diamo degli spunti anche di approfondimento e di riflessione a tutti quanti. Io sono Grazie. talmente in linea con la puntata che ormai 9 volte su 10 che provo a intervenire mi dimentico il microfono chiuso, quindi mi vedono boccheggiare, ma mi vedono in silenzio assordante. Marco, dai, qualcosa in conclusione. Allora, io ho 2 suggerimenti. A me è successo veramente di nominare questo ossimoro del silenzio assordante tantissime volte quando mi sono recato in una casettina in montagna, che era stata costruita sostanzialmente dai nonni di mia moglie in questo paesino semidisperso, che c'avrà, penso 3 abitanti in tutto, di cui 2 però sono uno un cane e uno un gatto, quindi diciamo una composizione degli abitanti molto variegata. A parte l'aria ottima, devo dire che la prima cosa che si percepisce quando si va lì è il silenzio. Cioè, improvvisamente basta un minimo secondo, nel quale si smette di parlare e si sentono quasi fischiare le orecchie, che è una cosa paradossale, perché di solito fischiano le orecchie quando si sente tanto rumore. E in realtà è come se si stesse disintossicando l'orecchio, probabilmente fischiava già prima, ma lo si riesce a sentir fischiare solo grazie all'estremo silenzio. E quindi questa è già un'esperienza fantastica. E la seconda è quella di, provare sempre più spesso ad andare a rivedere cose, anche in questo caso sfruttando magari in maniera un po' più positiva e più utile i social, visto che non abbiamo più in tanti quell'abitudine di scrivere diari o altre cose, andare a vedere magari quello che abbiamo scritto, scrivevamo 1 anno fa, 2 anni fa, 5 anni fa, 10 anni fa. Proprio per capire, a me capita molto spesso di andare a vedere magari cosa avevo sbagliato, anche dove ero assolutamente certo, che cosa magari avevo sbagliato, malinterpretato, ma non per darsi delle martellate sui piedi, diciamo, solo per intanto alimentare sempre quel dubbio che tanto bene fa. Io personalmente cerco di portarmelo sempre dietro e di tenerlo sempre bello vivo. E quindi da una parte si riesce ad alimentare quel dubbio, perché grazie
alla presa di coscienza di cose passate, anche del quale paradossalmente si era assolutamente certi in maniera inconfutabile, e poi magari col senno di poi invece le cose cambiano, rivedere, e questo aiuta molto. Sfruttare quindi i social quasi come, sostituzione, surrogato di quella cosa che purtroppo farebbe tanto bene fare, ma tantissimi, io in primis, non facciamo più. Quindi scriversi quel famoso diario, alla fine serviva a quello. Serviva a poter andare a 10 anni prima e vedere: "Va, vediamo cosa pensavo 10 anni fa". Perché poi ci si autoconvince anche di avere sempre avuto ragione nella vita. Questa è un'altra convinzione, che tutto il mondo aveva torto e io solo ho avuto e avrò sempre ragione. Quindi, è un esercizio molto utile e penso propedeutico anche all'argomento di questa sera. Cioè, quando uno si porta dentro il dubbio, gli viene anche molto più facile riuscire ad ascoltare con interesse il prossimo e tendenzialmente quindi poter avere una speranza anche di capirlo, perché la prima cosa mette in dubbio se stesso, quindi sfrutta l'altra persona, sembra brutto da dire, ma per vedere se effettivamente non è che anche questa volta sto sbagliando, non è che anche questa volta mi son perso un pezzettino, e quindi l'ascolto quella persona molto più volentieri. Ma infatti Marco mi hai fatto venire in mente dicendo questa cosa, andare a rivedere quello che scrivevamo, che abbiamo detto, eccetera. Beh, diciamo che Facebook riesce ad aiutarci molto su questo, non so gli altri social, perché ogni giorno ti riporta i ricordi magari dello stesso giorno che tu hai pubblicato negli anni precedenti. E questo aspetto io ti devo dire, te lo confermo, perché vado a vedere cosa scrivevo nel 2008, 2010, capito così, cioè, e mi rendo conto di quanto è cambiato il modo di scrivere e quindi anche di pensare, di esperire la vita da quegli anni. E io mi sono iscritta a Facebook nel 2008, insomma sono passati parecchi anni, e come appunto tutto questo si è modificato nel tempo, cioè uno scopre veramente se è rimasto sempre uguale o se si è evoluto nel frattempo. Allora, per quanto scusa un attimo Marco, per quanto diceva Rosario, tanto da imparare sul silenzio, beh, sappi che sei in ottima compagnia, quindi su questo sì. Per quanto riguarda invece l'inquinamento acustico, voglio annunciare che faremo prossimamente una puntata sulla lamentela, perché sappiate che la lamentela è definita come inquinamento acustico, e quindi insomma magari potremo andare a continuare quello che è l'argomento di questa sera, andando a scoprire alcuni aspetti un po' diversi. Mi ha fatto ridere questo, Il tuo silenzio esprime tanta intelligenza. E poi anche Daniel che scrive appunto quando questi politici, le istituzioni cambieranno il termine giudizio con constatazione. Perché infatti anche il giudizio sarà argomento di una prossima puntata, e quindi grazie Daniel per aver anticipato questo aspetto, perché appunto un conto è il giudizio, un conto è una constatazione, e diciamo che una constatazione è oggettiva, il giudizio è soggettivo. Questa è una delle differenze delle due cose. Allora Marco, ci stiamo avviando verso la conclusione, dai, qualcosa in conclusione, una frase, un commento, qualcosa insomma Ma per a me concludere la serata. fin dal liceo è sempre piaciuta moltissimo quella frase, mi pare fosse una citazione di Jim Morrison, e mi è sempre rimasta molto impressa, che recitava, adesso vado a memoria, se non ricordo male diceva: "È meglio stare zitti e dare l'impressione di essere degli imbecilli che aprire bocca e togliere ogni dubbio". Ecco, diciamo che presa e messa nell'ottica del silenzio della puntata di questa sera, penso che sia molto funzionale. Nel dubbio, diciamo, meglio sembrare
grandi persone in silenzio che non grandi idioti parlando, diciamo. Quindi spesso torna utile, anche quella cerco, magari senza riuscirci, di portarmela dietro spesso. Comunque ci sono quelle robine lì che uno si porta costantemente dietro nella sua vita per cercare di avere un minimo di equilibrio. Grazie Infatti Rosangela. la Rosangela ci dice appunto citazione esemplare, questo assolutamente. Marco, come sempre, grazie per questa puntata, un grandissimo ringraziamento e abbraccio a tutti voi che siete stati con noi, che avete interagito in chat dandoci sempre degli spunti di riflessione, per noi sempre molto molto importanti, e grazie anche a tutti coloro che ci hanno ascoltato in silenzio ovviamente e che ci ascolteranno anche prossimamente. Come sempre, insomma, se vi è piaciuta la puntata mettete un like, questa è propaganda pura, sappiatelo, ma lo ammettiamo. Condividete il video, come dice Marco, se vi è piaciuto, con chi, a chi volete bene, se non vi è piaciuto a chi vi è antipatico, Chi volete così male. Raggiungiamo ognuno il nostro scopo. Ovviamente scherziamo sempre, ma soprattutto grazie ovviamente per essere stati qua con noi. Con il Cittadino Sovrano ci vediamo martedì prossimo e ovviamente, Marco, buonanotte. Ai suonatori. Ai suonatori, giusto per rimanere in tema sempre della serata, e ovviamente, visto che si parla di suonatori, sigla.